Ma la fiera pessima di Manduria, perché si chiama così? È davvero pessima? O il suo nome nasconde una storia che forse non tutti conoscono? Oggi facciamo un viaggio per scoprire insieme le origini e la storia dell'evento più importante di Manduria. La spiegazione più semplice è quella legata al meteo, infatti la fiera si svolge da sempre nella prima metà di marzo, un periodo notoriamente instabile, pioggia, vento e freddo improvviso. Secondo la tradizione popolare, proprio queste condizioni hanno spinto i manduriani a chiamarla pessima. Questa spiegazione però non convince del tutto gli studiosi, perché nel dialetto manduriano la parola pessima non esiste. E allora, da dove nasce davvero questo nome? Un'ipotesi molto più affascinante ci porta in chiesa, alla terza domenica di Quaresima. In quel giorno si legge la storia di Giuseppe, venduto come schiavo dai fratelli, che fanno credere al padre Giacobbe che sia stato ucciso da una belva feroce. Nel testo latino della Genesi, Giacobbe pronuncia una frase che diventa memorabile: Fera pessima devoravit filimum meum Iosef, che significa una belva feroce ha divorato mio figlio Giuseppe. Ora c'è un dettaglio linguistico fondamentale, perché la parola fera nel dialetto locale esiste e significa fiera. È possibile quindi che i fedeli, sentendo ripetere più volte durante le celebrazioni l'espressione fera pessima, abbiano associato quelle parole alla fiera che si svolgeva proprio in quei giorni di marzo. Ma dopo aver scoperto le origini del suo nome, ci siamo chieste: ma quando nasce la Fiera di Manduria? E a chi dobbiamo questo evento? Che pensate quest'anno raggiunge la sua 283esima edizione? Secondo una tradizione sarebbe stata istituita nel 400 da Giovanna II d'Angiò, quando ancora Manduria si chiamava Casalnuovo. La sovrana avrebbe concesso lo svolgimento della fiera dal 1 al 15 marzo come premio per la fedeltà dimostrata alla corona del Regno di Napoli. Se questa ipotesi fosse documentata, allora le origini della fiera pessima risalirebbero tra il 1419 e il 1435. Le prime attestazioni storicamente certe risalgono però al 1742, quando Carlo III di Borbone, con un decreto ufficiale, ne ridusse la durata di 3 giorni, per non fare concorrenza alle fiere di Lecce e di Ostuni. La chiusura quindi fu anticipata al 12 marzo, giorno dedicato a San Gregorio Magno, che è anche il patrono di Manduria. Anche quest'anno la fiera si terrà dal 6 al 12 marzo e ora che conoscete la sua storia non vi resta che venire a Manduria per scoprire insieme l'edizione 2026.